Allora ragazzi, siamo tornati in Italia, qui ora mi trovo nella mia cameretta, ci sono un bel po' di cose da aprire perché rispetto a quando siamo partiti abbiamo un po' di più budget e possiamo investire sulla nostra attrezzatura. Dato che qui avevamo bene o male poco, questo è tutto quello che abbiamo preso per aumentare la potenzialità del nostro lavoro. Ci sono veramente tantissime cose, ora vi faccio vedere le condizioni di camera mia perché gli spazi sono molto più piccoli rispetto a Londra. Qui è dove vivo, lavoro, mangio, faccio tutto, questo è il letto. C'è veramente una confusione inimmaginabile perché ho molto meno spazio, però vabbè, saremo qui soltanto fino a settembre e saremo molto spesso in viaggio, quindi non c'è da preoccuparsi. Parlando di viaggi, una cosa molto utile per chi viaggia, e sì, mi sono tagliato i capelli, è NordVPN, che è anche lo sponsor di questo video, che io ringrazio molto per la fiducia. NordVPN, come dal nome, è ovviamente una VPN e per chi non conoscesse cos'è una VPN è un servizio che ti permette di navigare in sicurezza proteggendo i tuoi dati, renderizzando tutto il tuo traffico in entrata e in uscita in uno dei loro server in giro per il mondo, permettendoti di avere sempre una porta di sicurezza tra te e il web. Io questo tipo di servizio lo uso in particolare quando sono in viaggio e voglio accedere a contenuti non presenti in Italia o diversamente visualizzati in altri stati, in quanto puoi decidere dove collocare questa tra virgolette porta. E NordVPN ha più di 4500 server in più di 60 stati in giro per il mondo, quindi questa porta la metto un po' dovunque. Anche se poi solitamente la metto sempre o in Italia o in UK se voglio accedere a qualcosa che in Italia non c'è ma in UK sì, o viceversa. Poi facendo questo giochetto alle volte si riesce a risparmiare qualcosina dei biglietti e molte persone lo usano per accedere a contenuti Netflix non presenti in Italia. Se volete provare NordVPN, e ve lo consiglio vivamente, soprattutto se vi state connettendo in un wifi di non vostra proprietà per questioni di sicurezza, qui sotto in descrizione trovate un link con il quale avete un mese gratis e uno sconto del 70%. Oltretutto questo abbonamento lo potete usare su 6 dispositivi differenti che siano Windows, Android o iOS. Ringrazio nuovamente NordVPN per la fiducia e vi invito ad andare a provare il loro servizio che io utilizzo già da tempo ed è di molta qualità. Torniamo. Detto questo, come sempre trovate tutti i link di tutte le cose che sto per aprire qui sotto in descrizione ed oltretutto vi lascio anche il link alla nostra pagina Telegram dove stiamo regalando buoni Amazon ogni giorno, quindi andatela a vedere. Detto questo direi che possiamo iniziare ad aprire. Qui a casa abbiamo anche il coltellino fregato a Paolo, andatemi a seguire su Instagram perché Papa Paolo fa veramente sbregare. È importantissimo. Cosa pensi delle criptovalute? Delle criptovalute. Cosa pensi delle Non criptovalute? sono aggiornato nel merito, ma può essere che sia la solita bufala, capito? Che magari dura 3 giorni e dopo buonanotte al secchio. Siccome noi siamo abituati ad avere il denaro suonante, capito? Che quando cade per terra fa dang. La criptovaluta invece fa tic 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 e non vorrei che un giorno magari ci ritroviamo senza niente nel ponticino, capito? Che saggio che sei. Quindi potrebbe essere una soluzione buona, ma io preferisco sempre il denaro sotto il materasso. Sì? Iniziamo da questo paccone. Ah, ok. Allora, senza fare casino, eccoci qua. Come vedete questo è un case. Avanti. Vieni, assisti pure al video. Abbiamo anche... Se vuoi sederti lì così mi... Torniamo all'unboxing così mi imbarazzo anch'io mentre lei mi guarda. Allora, qui abbiamo un case perché tornando da Londra abbiamo deciso di smontare i pezzi e portare a casa soltanto dei pezzi per poi riassemblare tutto qui per comodità e spazi, quindi questo è il case che mio fratello userà con i pezzi che utilizza per montare i video. Dopodiché andiamo con questo perché penso sia sempre un componente che non abbiamo portato a casa. Olla, yes! Questo è un alimentatore perché gli unici 2 pezzi che non ci siamo portati dietro sono il case e l'alimentatore, ovviamente per peso e spazi. Questo è un Focus GX850. E poi Fede andrà a rimontare il suo computer. Ora veniamo ai pezzi più strategici per sistemare le cose. Come non detto c'è anche una ventola per dissipare. Sempre pacchi enormi, porca boia. Forse sarà la stanza che è molto più piccola e mi sembra tutto più enorme. Allora, ah sì, avevamo detto che quello era l'ultimo pezzo?
No, abbiamo un altro dissipatore Cooler Master a liquido. Ah, ok, questo qui è per il nuovo charging point. Sono delle prese con prolunga perché il nuovo charging point ovviamente sarà sempre qui in questa stanza piccolissima. Lo andrò a mettere qui. Siamo nella completa piccolezza, questo verrà attaccato qui e qui ci sarà tutto il charging point con tutte le stazioni di ricarica con batterie eccetera. Dopo lo vado a montare e vi faccio vedere cosa è venuto fuori in tutta questa piccolezza. Oh, qui abbiamo un po' di componenti. Questa è una base per le cuffie che userà mio fratello. Non la vado ad aprire, vi faccio vedere l'immagine perché non voglio fare pezzi ovunque. Normalissima base per le cuffie. Sì, ragazzi, nel frattempo guardate le condizioni della camera. Questo sono io. Questo è il casino che c'è, quella è la Laura stesa lì, basta. Adesso collasso. Questo senza che lo vada a prendere, vieni qua Fede, serve per montare i vari monitor che ha in camera mio fratello, tra cui questo qui che andremo ad aprire. Dopo comunque vi faccio vedere anche la postazione di mio fratello che è pur sempre in camera sua e che stiamo migliorando. Abbiamo preso questo perché deve fare color correction e con l'attuale monitor, che è il mio stesso monitor che c'è lì, non riesce a farla ottimamente. Oppa. Questo è il monitor, ora vi faccio vedere le attuali condizioni così dopo fate una comparazione su come è la scrivania di mio fratello e come diventa con questo monitor e la base che abbiamo appena aperto. E poi veniamo qui e apriamo l'ultima cosa. Questa è l'attuale scrivania di Fede, come vedete la dobbiamo organizzare, le nostre condizioni sono mettere il computer fisso qui, dopodiché avere il primo monitor e il monitor da 27 pollici subito sopra per fare la color correction e questo qui verrà attaccato diversamente. Ora torniamo di là, dopo montiamo tutto e vi faccio vedere i risultati sia della scrivania di Fede che della mia scrivania. Allora, e qui abbiamo l'ultimo pezzo. Cos'è questa? Provate a scriverlo nei commenti. È una lavagna di sughero, perché la mia intenzione, sotto a tutto questo fracasso di cose, c'è la mappa che mi ha regalato Laura, tra l'altro. Quello che voglio fare è attaccarla qui, ovviamente sistemandola al meglio possibile, e poi andiamo di là, attaccarla qui sopra così vado a riempire tutto questo muro bianco e dopodiché ho anche spazio per attaccare eventuali appunti, pin sotto la mappa. Nel frattempo qui non c'è più la camera, praticamente è un insieme di pacchi vuoti. Sistemiamo tutto, vi faccio vedere come è venuta la mia scrivania, come è venuta la scrivania di Fede e poi tiriamo le conclusioni. Sto sudando tantissimo. Ragazzi, come vedete ho sistemato la scrivania, ho ripulito un po' il tutto e ho messo la lavagna di sughero con il mappamondo, dopodiché qui ho organizzato bene o male un piccolo charging point dove ci sono tutte le cose a ricaricare, poi il resto della libreria è da sistemare, però tante cose non sono mie. Adesso però passiamo alla camera di Fede che è quella con più cambiamenti. Andiamo. Eccoci qui, come vedete anche Fede ha ripulito tutta la sua scrivania, ora ci sono i due monitor, questo qui per fare la color correction, qui c'è il desktop e vi ricordo che potete trovare tutti i link in descrizione ed in descrizione trovate anche il link al nostro gruppo delle offerte su Telegram dove stiamo regalando buoni Amazon. Detto questo, se non volete perdervi nessun altro video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!